Adesso andiamo a fare una passeggiata e così magari incontriamo qualche erba aromatica. Posso provare a presentare, te la presento, te la descrivo, la possiamo vedere e toccare. Si fanno intervistare o no? Sì, è un mondo affascinante, è un mondo silenzioso ma molto romantico, molto come dire, umano. Visconti 3. Ma tu dove volevi portarci adesso? Andiamo lì, dove ci sono le sue erbe? Dove ci sono le sue erbe? allora ci potete accompagnare un attimo? Sì, certo. Perché la Miata è una montagna che per l'erba officinale è veramente particolare, e questo per due ragioni fondamentali. La prima, Montamiata è un ex vulcano spento, contiene questa roccia che è molto spugnosa, molto ricca di sostanze minerali, quindi assolutamente fertile, no? L'altro è di carattere climatico, perché la Miata si trova esattamente a metà strada fra l'Appennino centrale e il Mar Tirreno, quindi qui ci sono escursioni termiche importanti fra un versante est e il versante ovest, a che crescano erbe officinali molto diverse. In realtà il vino dovrebbe portare quello che c'è qua nel bicchiere. E c'è da dire anche una cosa, noi per esempio nella nostra azienda facciamo i liquori in cui vengono messe delle erbe officinali a macerare. L'assenzio è un'erba aromatica conosciutissima da sempre come un'erba amara. Anche la Bibbia dice la vita amara come l'assenzio, perché da sempre si lega a quest'idea. L'assenzio è sempre presente nei grandi amari erboristici, però questa è l'Artemisia absinthium, quella possiamo definirla forse la più pregiata, quella che si usa principalmente negli amari. Nei nostri amari erboristici sicuramente noi usiamo le sommità fiorite di questo tipo di assenzio, però di assenzio ce ne sono molti altri tipi. Strofinarla in mano, questo è il suo sapore. Naturalmente il sapore rende più in macerazione, viene fuori l'amaro. E noi dicevamo sempre, ma il vero assenzio solo Van Gogh l'ha preso, solo lui, no? L'assenzio è legato a quest'idea di trasgressione. I poeti maledetti ne abusavano, che loro lo usavano con alcol anche a 90 gradi, facevano l'infusione diretta di assenzio, ci mettevano anche dello zucchero dentro, qualcosa del genere, e praticamente era un prodotto che usato di continuo come facevano loro poteva dare anche dei disturbi, diciamo così, di percezione. Poi qui Antonio ha messo anche varietà particolari, insomma, che non si trovano comunemente, come per esempio la Cretacea. La Cretacea si trova nelle aree della Val d'Orcia. Ci sono delle leggende, io non so se è una cosa vera o una cosa inventata, ma si dice che il formaggio di Pienza ha quel sapore amaro perché le pecore mangerebbero l'assenzio. Magari se siamo qui nel bosco, uno osserva, respira, si rilassa. Ecco, una pianta come questa, te sentendo che hai il fusto quadrato, già la individui come famiglia. Io penso che in questa zona non c'è un metro quadro dove non c'è un po' di menta. Quindi ecco, sono tutte cose che si osservano solo se si è vicini a ciò che si osserva. Prenderne un pezzetto e assaggiarla, sentire un po' che caratteristiche ha. Anche questo è fissare la memoria, per esempio. Quando stavo qua giù di una zuppa di verdure fresche con tutte queste erbe aromatiche. Rumex acetosa o Rumex acetosella, una pianta che, come dice il nome, sa di aceto. Questo lo mangiavano i romani, gli etruschi, questo si mangia in insalata. Ora è un po' in disuso, invece in realtà è buono in insalata. E qui c'è il salice pedicellata, che è il salice siculo, che in realtà è siculo e amiatino, quindi c'è un collegamento fra i due vulcani. Ma Aurelio Antonio, qui si scoppia la terza guerra mondiale, l'unici a salvarvi siete voi, cioè. Perché io per esempio camminare qua morirei di fame, tu sapresti cosa mangiare, no? In qualche potrebbe modo essere un corso di sì. sopravvivenza da fare, no? Però anche l'idea che si possa mangiare con la pianta, magari una settimana ce la faremo, 10 giorni via, almeno 10 giorni di sopravvivenza. Sì. Questa è una pera tardiva che matura a fine ottobre, si chiama picciola non perché sia piccola, ma perché c'ha questo picciolo. Qui da noi
con questo frutto si sono sfamate per tanto tempo le popolazioni, perché a fine ottobre era l'unico frutto o uno dei pochi frutti che si trovava e si cuoceva insieme alle castagne. La piccola pianta è Giuspriamo bianco, perché questa pianta dà la morte apparente. Allora Giulietta sembrava morta e l'altro si uccise, perché questo dà la morte apparente. Ma è vero? Dà la morte apparente veramente? Sì, sì. Cioè, esiste quella pianta lì? Sì, questa somministrata a certe dosi, cioè non credo che abbia utilizzi. Questo è l'equiseto invece, l'equiseto o coda cavallina. L'equiseto ultimamente è stato riscoperto perché viene usato, perché fa bene per i capelli, però dà anche una certa consistenza al petto dalle donne, no? Per esempio alcuni fanno degli impacchi e li mettono sopra perché, come dire, rassodano, diciamo così, ecco, quindi hanno quest'uso un po' improprio, diciamo, di questa pianta. Questa è l'Achillea millefolium, vedi, perché non è una foglia, ma una foglia con 1000 foglie, no? Achillea millefolium. Imparare a conoscerle ci aiuta, come dicevo prima, anche a rispettarle, ma ci aiuta anche ad approfondire questo rapporto che poi tutti cerchiamo con la natura. Abbiamo raggruppato delle piante che allo stato spontaneo ci sono nella miata, però le abbiamo aiutate. Forse se non c'era l'uomo loro vivevano bene lo stesso, però sì. Sicuramente ora con il nostro arrivo abbiamo cercato di reinserirci nella natura. Cioè, tutte cose belle, invece l'erbaccia, nessuno ha parlato dell'erbaccia. Cioè, dà colore, no? Ma in realtà le erbacce vere non esistono, perché no. Tutte hanno un utilizzo, se non per noi, per la natura di sicuro, quindi fanno parte della famosa biodiversità. Nel mondo del vino in realtà abbiamo visto come tantissime pratiche, soprattutto degli anni 80-90, di industrializzazione e di efficienza della vigna. Dice Zeno, ti ricordi il rumore, la terra ti parla, Dio caro, no? Questa è un ravizzone che era parte del Soviscio dell'anno scorso, ma se stiamo zitti sentiamo cos'è che ci dice. Vedi? Allora ci sono due radici, una soprattutto molto grossa, vuol dire questa sarà andata in profondità, una radice così sarà arrivata intorno agli 80 cm. Questo ti lavora la terra lui. Questa 6 gradi e mezzo è un prodotto, come dire, che non contiene coloranti, non contiene niente, è fatto soltanto con il moscato, aromatizzato con una ventina di tipi di erbe aromatiche. Due esagerazione. Alla vostra. Allora, salute. Salute. Allora faccio assaggiare il vino all'assenzio o il ceraso. Partiamo dal ceraso. Il ceraso è fatto con le ciliegie visciole, è un enolito, con le ciliegie visciole, quelle nere selvatiche. Sì. È un prodotto che si usa bene anche con formaggi erbolinati. Aspetta, voi fate silenzio, facciamo una scenetta del cazzo. Allora, Ivens era questo documentarista, se n'è andato in Cina a fare un documentario che si chiamava Io e il vento. E l'idea era quella di catturare il vento, che è una cosa impossibile da registrare spesso. Shh. Mercoledì è domani. Domani notte cerca di dormire sola nella stanza senza che la nutrice resti con te. Quando vai a letto, prendi questa fiala e bevila ad un sorso. Subito per le vene sentirai un gran freddo e il polso si fermerà. Nessun calore, nessun respiro testimonierà che tu sei viva, perché ogni parte del tuo corpo sarà fredda come la morte.